Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dexamono Teapharma SpA. Ultimo aggiornamento 20 luglio 2021. Cos'ha Dexamono? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dexamono durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Dexamono? Dexamono è un farmaco a base del principio attivo desametasone sodio fosfato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Teapharma SpA. Dexamono può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dexamono 1 mg/ml 20 contenitori monodose. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratorio Irestea. Concessionario: Teapharma SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: desametasone sodio fosfato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: collirio. Indicazioni: trattamento di stati infiammatori del segmento anteriore dell'occhio, non causati da infezione. Posologia: Dexamono 1 mg/ml, collirio soluzione in contenitori monodose per esclusivo uso oftalmico. Questo prodotto deve essere usato solamente sotto stretta supervisione di un oculista. Posologia: la posologia abituale è di una goccia da 4 a 6 volte al giorno nell'occhio interessato. Nei casi gravi, il trattamento dovrebbe iniziare con una goccia ogni ora, ma il dosaggio dovrebbe essere ridotto ad una goccia ogni 4 ore quando si osserva una risposta favorevole. Si raccomanda di effettuare una diminuzione graduale del dosaggio al fine di evitare una ricaduta. La durata del trattamento varia generalmente da alcuni giorni fino ad un massimo di 14 giorni. Anziani: è stata raggiunta una larga esperienza sull'uso del desametasone collirio nei pazienti anziani. Il dosaggio consigliato, sopra riportato, rispecchia i risultati clinici derivati da questa esperienza. Popolazione pediatrica: la dose ottimale e la sicurezza non sono state stabilite nella popolazione pediatrica. Nei bambini, la terapia a lungo termine ed ininterrotta con corticosteroidi dovrebbe essere evitata a causa di una possibile soppressione surrenalica, vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione. Dexamono ha una soluzione sterile che non contiene conservanti. La soluzione di un singolo contenitore monodose deve essere usata immediatamente dopo l'apertura per la somministrazione nell'occhio, affetto, da utilizzare solo per una singola somministrazione. Poiché la sterilità non può essere mantenuta dopo che il singolo contenitore monodose è stato aperto, la soluzione non utilizzata deve essere immediatamente eliminata dopo somministrazione. I pazienti dovrebbero essere istruiti a lavarsi attentamente le mani prima di procedere all'instillazione, evitare il contatto della punta del contenitore con l'occhio o le palpebre, eliminare il contenitore monodose dopo l'uso. L'occlusione nasolacrimale tramite la compressione dei dotti lacrimali può ridurre l'assorbimento sistemico. Controindicazioni: infezioni oculari non controllate da una terapia antinfettiva, come infezioni batteriche purulente acute comprese le infezioni da Pseudomonas emicobatteriche, infezioni fungine, cheratite epiteliale da herpes simplex, cheratite dendritica, da virus vaccinico, da varicella zoster e da molte altre infezioni virali della cornea e della congiuntiva, cheratite amebica, perforazioni, ulcerazioni e lesioni della cornea con epitelizzazione incompleta, vedere anche paragrafo 4.4. Riconosciuta ipertensione oculare indotta da glucocorticosteroidi, ipersensibilità al principio attivo o a qualcuno degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Steroidi topici non devono mai essere prescritti per un occhio arrossato in assenza di diagnosi. I pazienti devono essere monitorati a intervalli frequenti durante trattamento con Dexamono collirio. L'uso prolungato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati eseguiti studi di interazione. In caso di trattamento concomitante con altro collirio o soluzioni oculari, le instillazioni dovranno essere distanziate di 15 minuti.
Sono state osservate precipitazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere dexamono durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere dexamono durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Ci sono dati insufficienti sull'uso di dexamono 1 mg/ml, collirio, soluzione in contenitori monodose durante la gravidanza umana al fine di valutarne i possibili effetti dannosi. I corticosteroidi attraversano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati eseguiti studi circa gli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Come per gli altri colliri, la temporanea visione offuscata o altri disturbi visivi possono influire sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari. Se vi ha visione offuscata, il paziente deve aspettare fino alla normale ripresa della visione prima di guidare o di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Disturbi oculari. Molto comune, a 0 yen 1/10. Aumento della pressione intraoculare comune, da 0 yen 1/100 a 1/10. Disagio, irritazione, bruciore, dolore puntorio, prurito e visione offuscata. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio topico la terapia deve essere interrotta. Nel caso di irritazione prolungata all'occhio deve essere risciacquato con acqua sterile. La sintomatologia causata da una ingestione accidentale non è conosciuta. Comunque, come per gli altri corticosteroidi, il medico dovrebbe prendere in considerazione la lavanda gastrica o l'induzione del vomito. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Oftalmologici, antinfiammatori. Corticosteroidi, non associati, codice ATC. S01BA01. Il desametasone sodio fosfato ha un estere inorganico idrosolubile del desametasone. È un corticosteroide di sintesi con un'attività antinfiammatoria ed proprietà farmacocinetiche. Grazie alla sua idrofilia, il desametasone sodio fosfato ha scarsamente assorbito dall'epitelio corneale intatto. A seguito dell'assorbimento attraverso l'occhio e la mucosa nasale, il desametasone sodio fosfato ha idrolizzato nell'organismo. Dati preclinici di sicurezza. Potenzialità carcinogenetiche e mutagene. Le attuali conoscenze non evidenziano proprietà genotossiche clinicamente rilevanti dei glucocorticoidi. Tossicità riproduttiva. Negli esperimenti su animali, i corticosteroidi hanno mostrato di produrre riassorbimento fetale e elenco degli eccipienti ed etato disodico, disodio fosfato dodecaidrato, cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.